Ciao a tutti, a tutte, sono Federica Corti, sono un'operatrice delle ACLI di Bergamo, mi occupo della parte legata al lavoro e anche allo sviluppo territoriale. Per questo oggi la best practice di cui parlo possiamo riassumerla come una formazione legata principalmente al contesto territoriale. Come sappiamo, un paio delle principali barriere delle persone inoccupate all'accesso al mondo del lavoro sono i bassi livelli di competenze specialistiche e anche di base. Per questo quello cui crediamo e che abbiamo cercato di sviluppare all'interno di questa best practice è proprio cercare di collegare un bisogno specifico delle singole persone a un bisogno territoriale legato soprattutto al contesto industriale di quell'area specifica di riferimento. Per questo abbiamo cercato di creare una rete di soggetti il più variegata possibile affinché si riuscisse proprio ad esprimere in maniera concreta e reale un bisogno e intercettarlo anche con il bisogno della persona inoccupata. Per questo direi che la prima chiave, diciamo, di volta di questa best practice è proprio il lavoro di rete, un lavoro corale. Questo perché si parte un po' dalla presa in carico del soggetto fragile per cercare di accompagnarlo gradualmente tramite un percorso di formazione sia gruppale sia anche singolo e una sollecitazione costante al reinserimento all'interno del mondo del lavoro. Questo ha permesso di rendere partecipe sia la parte di profit, che è quella legata principalmente alle aziende, sia quella legata al mondo del no profit e al sociale, e anche al pubblico, che in questo caso ha giocato un ruolo molto fondamentale. Per cui un po' entrando nello specifico degli enti che hanno preso parte e che continuano a prendere parte a questo lavoro di rete, evidenzierei principalmente come primo ente quello di formazione. Questo perché è grazie all'ente di formazione che si tiene unita la parte di formazione di soft skills personali che il soggetto porta all'interno della storia personale, del proprio bagaglio personale, e la parte di formazione invece di attivazione di veri e propri corsi di formazione per rispondere a quello che dicevamo prima, cioè ai famosi bisogni territoriali. Ecco perché l'ente di formazione, soprattutto in questa best practice, diventa fondamentale perché riesce a strutturare un percorso ad hoc di risposta dei bisogni. L'altro soggetto con il quale abbiamo collaborato e che riteniamo di valore è quello dell'ente pubblico, questo perché già al suo interno ha un bacino di utenza particolarmente fragile o inoccupato. Partendo diciamo così, dalla loro scheda anagrafica e di raccolta dei dati, riusciamo ad intercettare delle persone che hanno davvero bisogno di questo supporto. Dopodiché abbiamo l'azienda, che non dobbiamo dimenticare per il ruolo fondamentale. Questo perché all'interno dell'azienda, in questo caso, si svolgono i corsi di formazione e diventa importante, soprattutto per il soggetto inoccupato che sta svolgendo questo corso, avere un riscontro concreto della parte teorica di cui sta trattando con la parte invece pratica che nell'azienda poi si concretizza. Inoltre questo suo essere ingaggiato soprattutto da aziende anche importanti del territorio di riferimento li aiuta a sviluppare anche una sorta di orgoglio per se stessi, perché riescono ad accedere finalmente ad un mercato del lavoro che tra virgolette li vuole o li cerca. Ultimo, ma non per importanza, sono i servizi sociali dei comuni. Questo perché, ancora una volta, come succede per esempio per l'ente pubblico, i servizi sociali intercettano una fascia di popolazione che è fragile e quindi che ha bisogno di questo tipo di supporto. Ecco perché anche loro all'interno di questa equipe hanno trovato spazio e segnalato anche delle persone di riferimento. L'altro punto fondamentale per cercare di sviluppare questa best practice è quella della lettura del territorio come strumento di valorizzazione dell'apprendimento. Questo si può concretizzare e sviluppare facilmente avendo come riferimento l'azienda di cui parlavamo prima.
In particolare, grazie a una mappatura avvenuta dai comuni, dal servizio pubblico di cui abbiamo parlato, si riesce ad avere concretamente una visione di qual è il bisogno lavorativo di quella determinata area e di conseguenza sviluppare un corso di formazione che risponda a un vero e proprio bisogno concreto del territorio. Questo perché ancora una volta aumenta non solo l'occupabilità delle persone, ma le occupa all'interno del territorio da cui provengono. Ecco perché circoscrivere da una parte i bisogni lavorativi del territorio e dall'altro anche la provenienza delle persone permette di ottenere dei risultati quanto più ottimali. Come terzo punto, per attivare questa best practice, diremmo che il contesto nel quale si svolge l'apprendimento è una chiave fondamentale affinché questo apprendimento vada a buon fine. Di nuovo ritorniamo quindi al discorso delle aziende. Essere ingaggiati all'interno di un'azienda innesca a sua volta dei risultati molto positivi di valorizzazione della persona che svolge il corso. Questo perché non solo si sente valorizzata come essere umano interessato e per cui le persone si prendono cura di lui in questo percorso di formazione, ma anche dal punto di vista dell'azienda riesce a formare delle persone competenti all'interno del settore specifico di cui hanno bisogno. Ecco perché ancora una volta l'azienda e il contesto territoriale diventano proprio un po' una chiave fondamentale affinché si riesca davvero a mettere in pratica questa best practice. L'ultimo punto del nostro quadro generale riguarda il percorso di formazione e anche di accompagnamento dei singoli cittadini coinvolti in questo processo. Per quanto riguarda il corso di formazione abbiamo già più volte parlato dell'importanza di settorializzarlo all'interno di un'azienda specifica per rispondere ancora una volta a dei bisogni specifici per aumentare l'occupabilità o l'ingaggiabilità. Dall'altra però un valore aggiunto che riteniamo fondamentale è quello proprio dell'accompagnamento delle persone. Questo significa non solo ingaggiarle singolarmente per il corso e quindi tenerle sollecitate, monitorate, costantemente ingaggiate affinché portino a termine il corso, ma significa anche prendersi cura di loro nella fase iniziale di ingaggio e nella fase di chiusura del corso e quindi costruire con loro non solo un percorso di formazione che ha un inizio e una fine, ma proprio un costante monitoraggio, sollecitazione, incontro, confronto e dialogo affinché poi il percorso davvero porti a dei risultati che non per forza devono essere dei risultati di occupabilità, come è capitato molte volte, quindi di inserimento all'interno di un'azienda specifica, ma tante volte sono proprio quei gesti di cura, di attenzione che sono fatti sia dalla parte degli operatori veri e propri, sia anche dalla parte dei volontari con la quale collaboriamo molto, che si sentono valorizzati e quindi si riattivano o attraverso un altro corso di formazione nello specifico e quindi si rimettono a studiare, oppure la maggior parte delle volte vengono stimolati proprio a riprendere un po' in mano la propria vita, capire che cosa vogliono fare e quindi costruire insieme il percorso che li porta davvero a sentirsi valorizzati e a ripartire e a rimettersi in moto.